tutte, e oggi vi mostro questo abito molto carino con il collo a barchetta e con delle graziosissime pieghe sulla gonna e sulle spalle. Come potete vedere, davanti ha uno spacco molto originale e anche le maniche direi che sono originalissime, mi ricordano un po' un tulipano, diciamo. L'abito è tratto da Carta Modelli Magazine di settembre 2021. Se non avete la possibilità di cercarlo, di ordinarlo insomma dal vostro edicolante, potete pure contattarmi sotto al video e vi dirò dove richiederlo. Questa è la stoffa che ho scelto, è una licra un pochino più pesante, leggermente elasticizzata. Il cartamodello si trova sul foglio A, inserto 1, tracciato blu, e le taglie vanno dalla 36 alla 48. I cartamodelli da tagliare sono 6, sono 3 per il davanti, 2 per il dietro e 1 per la manica. Se vi fa piacere potete anche seguirmi su Facebook e Instagram cercando Daniela Lucioli. Ricordatevi sempre di lasciare il margine di cucitura, io qui l'ho lasciato 1,5 cm. Qui vediamo il davanti tagliato sulla stoffa, mentre qui il dietro che viene tagliato sulla ripiegatura della stoffa e la manica. Allora, per prima cosa imbastisco il drappeggio della spalla, nel senso abbiamo una spalla più lunga e una spalla più corta, quindi ne imbastisco una fino a raggiungere la misura dell'altra. Vi ricordo che se vi iscrivete al canale è importante attivare la campanella, così che potrete essere avvertite quando usciranno i prossimi video. I video saranno sempre riviste di cucito in maglia e tutorial facili. Inoltre da oggi, se lo desiderate, potete anche sostenere il canale, contribuendo naturalmente a farlo crescere. Vi lascio qui sotto in descrizione il link. Bene, e adesso assembliamo il davanti. Io ho praticamente cucito le pieghettine sul lato della gonna ed ora unisco le due parti della gonna insieme al corpino. Naturalmente cucirò tutto dritto con dritto. Qui si apre un mondo perché praticamente io ho la taglia e cuci e quindi il lavoro diciamo che è molto più semplificato. Io ho una semplice necchi con la quale mi trovo benissimo e come potete vedere cucio tre pezzi di stoffa insieme, perché qui in questo momento sto cucendo i due lati della gonna sovrapposti insieme al corpino. Più abbiamo anche l'ultima parte della gonna con tutte le pieghe e vi devo dire che con la taglia e cuci è fantastico perché riesco a cucire tutto insieme in una volta e avere anche tutto rifinito il lavoro, quindi fantastico. Adesso cucirò la parte dietro, quindi unirò il corpino della parte dietro con la gonna, sempre cucendo dritto con dritto.
Io non so voi, ma a me cucire rilassa moltissimo. Ecco, qui vediamo il dietro e il davanti cuciti. A questo punto ho da mettere la cerniera dietro. Bene, a questo punto ho messo la cerniera posizionata nella parte centrale del dietro e l'ho piegato in due e poi ho tagliato la stoffa per tutta la lunghezza della cerniera. Ho appuntato con gli spilli la cerniera nella parte dritta della stoffa. Adesso cucio la cerniera come vi mostro, dopodiché usando il piedino apposito per cucire le cerniere la rifinirò sul davanti con una cucitura sempre dritta. Quando usiamo la macchina da cucire e la taglia e cuci specialmente, dobbiamo sempre fare molta attenzione agli spilli perché potremmo veramente causare dei danni alle macchine. Sostituisco il piedino attuale con quello da cerniera. Adesso cucirò i laterali del vestito. Naturalmente sempre con la taglia e cuci. Ora è arrivato il momento delle spalle che cucirò insieme. Una volta che ho attaccato le spalle, procedo con le maniche. Come potete vedere nel cartamodello in foto, ci sono delle freccette in basso che sono direzionate un po' a destra e un po' a sinistra e quelle stanno a indicare proprio la direzione di come devo infilzare le pieghe. Sopra vedete la manica con gli spilli messi naturalmente in base alle frecce sottostanti. Alla fine ho rifinito il collo con punto dritto facendo un orlino e ho attaccato le maniche. Ho anche rifinito l'orlo in fondo sempre a punto dritto. Questo è il risultato, spero tanto che vi piaccia e vi aspetto al prossimo tutorial. Grazie, un bacio.